Se qualcuno viene per ucciderti, alzati e uccidilo per primo. Se qualcuno viene per ucciderti o qualcuno dichiara che ti vuole uccidere, vediamo l'Iran l'ha dichiarato molte volte, ti vuole annientare Israele, tu hai diritto di attaccarlo per primo. Buongiorno amici, nonostante i vari video che ho preparato su vari argomenti, c'è l'attualità che urge e che ci spinge a parlare di quello che sta succedendo, sempre avendo come punto di riferimento la Bibbia. Quindi adesso siamo di fronte ad un aggravamento della situazione, è vero Eli? Sì, parlavamo nell'ultimo video di mire espansionistiche, non avremmo immaginato di assistere già a un inizio così devastante di un nuovo conflitto. Ma perché ne parliamo noi? Perché il cosiddetto attacco preventivo sferrato dalle forze di difesa israeliane all'Iran nella mattina del 28 febbraio è stato battezzato proprio Shah Agat a-Aryeh, cioè il ruggito del leone. E questo è solo l'ultimo di una serie di nomi di operazioni belliche ispirate alla Bibbia. E Certo. quindi, Mauro, noi siamo qui ancora una volta a cercare di capire perché viene così spesso chiamata in causa la Bibbia. Trump con il suo esercito è poi prontamente intervenuto con il suo Operation Epic Fury, operazione Furia Epica, ufficialmente presentata come una applicazione diretta della dottrina del presidente Trump, che ormai mira a neutralizzare le minacce tramite un'azione militare schiacciante e precisa, piuttosto che attraverso la diplomazia. E quindi noi siamo incuriositi, Mauro, dall'innesco di questo nuovo e purtroppo dilagante conflitto. Siamo interessati intanto al nome iniziale di questa operazione, il ruggito del leone. Che cosa ci puoi dire, Mauro? Intanto mi incuriosisce il fatto che ci sono due nomi, uno dato da Israele e uno dato dagli Stati Uniti, quasi come voler identificare una differenza, quando in realtà sappiamo che gli Stati Uniti sono in sostanza il braccio armato di Israele. In realtà, insomma, lo sappiamo, sono esattamente la stessa cosa, ma molti giornalisti hanno identificato questa definizione, il ruggito del leone, con una profezia di Amos, del profeta che andiamo a leggere e che si trova nel capitolo 3, versetto 8, e hanno citato questa. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Ecco, va detto che tutta la profezia di Amos è tutta rivolta contro Israele, questa è una cosa curiosa. Quindi non è una profezia rivolta contro altri, ma addirittura qui si prefigura l'avvento degli Assiri e quindi una sconfitta di Israele per i suoi cosiddetti peccati, sapendo che peccato nella Bibbia significa non obbedienza agli ordini di Dio, qualunque ordine fosse, anche quello di uccidere qualcuno, come ha fatto con Saul. Se Dio mi ordina di uccidere e io non uccido, commetto peccato. C'è però un altro versetto che si trova sempre nel capitolo 3 del versetto 4, che non ho visto citato, e dice: ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Ecco, questo fa pensare invece diversamente, cioè in realtà Yahweh avrebbe come preda in questa profezia Israele, ma in realtà qui Israele ha come preda ben altro. Diciamo, alle volte quando non si sa cosa fare è sufficiente seguire il denaro, seguire gli interessi geopolitici, economici, e si capisce. Devo dire che tutto poi il libro di Amos termina in gloria, cioè come dire termina bene per Israele, perché gli ultimi due versetti, che tra l'altro mi hanno fatto pensare a Gaza e anche al Libano, quello che sta succedendo, perché recitano così: muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pensiamo ai progetti che hanno anche sul Libano, vero Eli? Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato a loro, dice Yahweh
tuo Elohim. La presenza del leone nella Bibbia però non è soltanto in Amos, la presenza del leone nella Bibbia c'è in Genesi, c'è in Esdra, c'è in Neemia, c'è nel secondo libro di Samuele, c'è in Isaia, c'è in Osea, e qui è sempre richiamata la potenza di Yahweh, o comunque ci sono degli eroi, dei personaggi tipo Giuda, tipo Jonathan, tipo lo stesso Saul, che sono paragonati al leone, quindi questo animale forte, coraggioso, un animale che non indietreggia, un animale che quando adocchia una preda non la abbandona, e quindi questo richiamo al leone io lo vedrei proprio in questo senso, cioè adocchiata una preda faccio in modo di farla mia. Questo è un po' ciò che io leggo leggendo la Bibbia, e sappiamo quanto queste due nazioni, e questo non è un caso, soprattutto non è un caso il fatto che noi ci dedichiamo dei video, queste due nazioni si riferiscano costantemente alla Bibbia, Israele ovviamente, e pensiamo alle decine e decine di sette religiose che negli Stati Uniti si rifanno alla Bibbia, si rifanno anche in modo letterale alla Bibbia. Quindi è bene sapere che cosa letteralmente dice questo testo, perché come sempre dico ci aiuta a capire nel bene e nel male. Non è la prima volta, abbiamo già parlato dell'operazione Leone Nascente, battezzata sempre da Netanyahu, e andando un pochino a ricercare abbiamo visto che ad esempio la dottoressa Gavrieli Nuri, docente presso l'Università di Tel Aviv, ritiene che si tratti di denominazioni cosiddette annientatrici, che mirano in realtà a normalizzare gli eventi di guerra. Ad esempio, sin dalla proclamazione dello Stato di Israele, questi termini biblici erano stati utilizzati dall'IDF, le forze di difesa israeliane. Nel maggio del 1948 hanno condotto decine di operazioni belliche di attacco e di difesa nell'area del Medio Oriente. Ad esempio, l'operazione Kadesh con l'invasione del Sinai. Quell'attacco traeva ispirazione probabilmente dall'antica località situata nella parte settentrionale della penisola, più volte menzionata nel Pentateuco. Sempre di fonte biblica è anche il nome assegnato nel settembre del 1972 alla rappresaglia scattata a seguito del massacro di atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco di Baviera. In questo caso il termine era Mivza Zaham Hael, ira di Dio. Certo, la cosa curiosa, non che si facciano alla Bibbia, perché questo è assolutamente normale, tutto l'ebraismo è un modo di vivere improntato alla Bibbia. La cosa curiosa è che dal punto di vista biblico non risulta un rapporto conflittuale tra Israele e la Persia, l'attuale Iran. Anzi, addirittura Ciro il Grande nella Bibbia è citato come il Messia, perché è quello che ha concesso a Israele la liberazione dalla cattività babilonese. Liberazione che poi è stata confermata da Dario I. Poi pensiamo per esempio a Assuero, identificato con Serse I, che avrebbe nel libro di Ester, quindi usiamo il condizionale ancora più che le altre volte, avrebbe liberato gli ebrei da un possibile sterminio, e dopo di lui Artaserse ha concesso la ricostruzione delle mura difensive di Gerusalemme. Quindi in realtà questo rapporto con i persiani, almeno dal punto di vista della Bibbia, storicamente non è mai stato conflittuale. Quindi è chiaro che gli interessi attuali non vanno ricercati in motivazioni di ordine storico biblico, ma vanno ricercati in qualcosa di molto più attuale, come dicevamo prima, un qualcosa di molto più attuale che forse è proprio condiviso tra Israele e Stati Uniti. Tornando alla ricercatrice Gavrieli Nuri citata in precedenza, possiamo dire in effetti che la questione interessante forse non è stabilire se Israele usa la Bibbia, ma interrogarsi appunto su cosa produce questa scelta.
Che cosa ottiene nominando queste operazioni con passi biblici decisamente noti tra la popolazione, ad esempio? Intanto ritiene questa studiosa che otteniamo la sacralizzazione dell'azione. Il conflitto non appare più solo geopolitico, ma è iscritto in una continuità storica e identitaria. Secondo, inserisce il concetto dell'inevitabilità. Il linguaggio spesso profetico riduce lo spazio del dubbio, della contingenza e ci propone proprio l'inevitabilità di questo evento. Terzo punto, la coesione interna. Il richiamo al testo fondativo rafforza l'identificazione collettiva della popolazione. E quarto punto, se l'azione non è già iscritta in una narrazione sacra, come appunto tu dicevi prima, riferendoti proprio ai persiani, diventa comunque parte di un destino e non solo di una scelta politica. Sì, parlando di inevitabilità, devo dire che nella halakha, cioè questo insieme di norme che regolano la vita ebraica nel suo insieme, quindi anche negli aspetti civili, giuridici, quindi nei rapporti individuali, anche nei rapporti tra stati, si parla ad esempio di due tipi di guerre. Ci sono le guerre obbligatorie, cioè la guerra obbligatoria, che sarebbe quella che bisogna condurre assolutamente per conquistare e difendere il territorio che Dio ha promesso a Israele. E questa è obbligatoria. Quindi anche qui dobbiamo vedere che cosa ci dobbiamo ancora aspettare. E poi ci sono le guerre facoltative, cioè quelle che uno può decidere di fare o di non fare a seconda di quella che è la situazione, diciamo come in termini moderni, geopolitica. E quindi c'è la guerra inevitabile e la guerra sulla quale si può decidere oppure no. Tutto questo riguarda anche per esempio la violenza privata. Per esempio Rav Steven Abraham dice che c'è un fatto che è, lo leggo letteralmente, un principio cardine che dice: se qualcuno viene per ucciderti, alzati e uccidilo per primo. Nei rapporti anche individuali, se un ladro viene colto sul fatto, tu hai diritto in sostanza di ucciderlo con la presunzione che lui potrebbe uccidere te. Oppure tu hai diritto di uccidere una spia, perché la spia è ovviamente pericolosa per la sopravvivenza, magari sia tua della nazione. Se qualcuno viene per ucciderti o qualcuno dichiara che ti vuole uccidere, vediamo l'Iran l'ha dichiarato molte volte di voler annientare Israele, tu hai diritto di attaccarlo per primo. Quindi c'è questo sistema di guerre obbligatorie e facoltative che regola i rapporti tra gli individui e anche tra gli stati e che vediamo molto ben applicato. L'innesco di questo conflitto è stato definito proprio un attacco preventivo per evitare che l'Iran attaccasse Israele. Quindi rientra perfettamente in quello che ci stai leggendo. E vorrei aggiungere una cosa, che in queste prescrizioni è anche previsto che una guerra va fatta se tu ritieni di avere grandi probabilità di vincerla. Altrimenti è meglio non farla. E questo spiega anche il fatto che Israele abbia come braccio armato gli USA, perché Israele da solo è uno stato piccolo, è circondato da stati diciamo ipoteticamente ostili e quindi avere una spalla come quella degli Stati Uniti fornirebbe garanzia a questo tipo di indicazione. Fai la guerra se sostanzialmente pensi di vincerla. E questo anche è interessante, quindi al di là dell'ideologia, al di là di quel che potrebbe essere lo slancio patriottico personale o nazionale, in realtà c'è una parte razionale che ti dice stai attento, se pensi di vincere muoviti, se invece sei incerto ti conviene star fermo. E intanto, mentre parliamo, il conflitto si è già espanso al Libano, a tutta la regione del Golfo. È stata colpita la base britannica di Akrotiri nell'isola di Cipro, dove era in programma la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Quindi
incomincia a lambire l'Europa e Trump naturalmente ha approfittato per chiedere il supporto delle basi militari europee, ricevendo già il consenso della Francia di Macron, mentre per ora resta fermo nella sua posizione pacifista solo il premier spagnolo Sánchez, che era propenso invece al proseguimento delle trattative. Il tema che interessa a noi non è solo la politica contingente, ma l'uso del testo biblico come dispositivo di legittimazione. E quindi siamo in un passaggio molto delicato. Bisogna naturalmente distinguere tra ciò che la Torah dice nel suo contesto storico-letterario e ciò che oggi viene evocato singolarmente a seconda anche delle necessità. Sì, come abbiamo visto prima, ciò che dice la Torah, ma ciò che dicono anche molti altri libri dell'Antico Testamento, abbiamo visto i libri profetici, non a caso viene citato Amos, anche se Amos è formalmente contro Israele, salvo poi prevedere la redenzione di Israele, ma la motivazione va ricercata comunque nella Bibbia e a mio avviso, ovviamente mi posso sbagliare, ci mancherebbe, la motivazione andrebbe ricercata nella volontà di costruire la grande Israele, cioè quello che Yahweh ha promesso ad Abramo, tutto il territorio che va dal Nilo all'Eufrate. Ora l'Iran è al di là dell'Eufrate, quindi c'è di mezzo l'Iraq che adesso è allo sfascio, tanto per cambiare, quando si fa saltare un regime e poi ci si quasi disinteressa di quel che succede, la popolazione è allo sbando e ci sono le guerre civili, ovviamente per conquistare il potere. Però non dimentichiamo che se c'è l'idea della grande Israele, dobbiamo aspettarci drammaticamente molto di più, perché la grande Israele parte dal Nilo e quindi c'è di mezzo l'Egitto, non soltanto l'Iraq. E quindi veramente dobbiamo stare molto attenti, porre molta attenzione, anche se poi in realtà potremo fare ben poco se verremo coinvolti. Sarà necessario ovviamente intervenire perché patti e norme e regole internazionali lo prevedono, ma dobbiamo stare molto attenti a quel che succede perché la grande Israele parte dal Nilo e per ora l'Egitto è fuori, ma non si sa mai. Naturalmente hai risposto con questo video anche a molte domande dei nostri ascoltatori, dei nostri lettori. Continueremo, grazie per essere sempre con noi, ci state aiutando moltissimo, questo è un frangente decisamente allarmante. Lo seguiremo insieme, se avete domande scriveteci sotto il video e noi proseguiremo le nostre ricerche insieme a voi. Grazie Sì, Mauro. io spero francamente, perché vorrebbe dire che è tornata la pace, la serenità, la tranquillità, di poter tornare a occuparmi esclusivamente di traduzioni bibliche, di interpretazioni bibliche, del libro di Enoch, di cui devo sempre parlare, ma come ho detto prima l'attualità urge, l'attualità ci spinge a interessarci di ciò che sta avvenendo, ma speriamo prima o poi di tornare a parlare tranquillamente dell'Antico Testamento, dei problemi filologici, delle questioni di traduzione, delle questioni di interpretazione e poterlo fare con tranquillità e con serenità, col solo scopo di capire che cosa c'è veramente scritto. Grazie, ciao e alla prossima. Ciao, ciao a tutti.